progetto di una residenza laboratorio internazionale formato da artisti professionisti di diverse parti del mondo, diverse culture, diverse lingue, nasce in Italia 4 anni fa. Negli ultimi 2 anni siamo stati qui ad Atena Lucana, accolti dal Comune di Atena Lucana in collaborazione con l'associazione LEL, Liberiamo Energie, Energie che Liberano, che è un gruppo di giovani che sta facendo, come noi d'altronde, una ricerca su quella che è poi la comunicazione. È importante oggi porsi delle domande. La domanda è: siamo in grado di comunicare effettivamente un contenuto? Nel caso del teatro, oggi, di che teatro realmente c'è bisogno affinché il lavoro teatrale possa significare qualche cosa in termini di una conoscenza, di un rapporto con noi stessi e con gli altri? Ecco, queste domande personalmente mi inquietano da tantissimi anni. In realtà questo progetto non è che sia nato qui in Italia, è nato tanti anni fa in Sud America, dove il Teatro Simurgh è stato fondato e dove Carla Robertson e io abbiamo lavorato per molto tempo, portando il teatro nei luoghi più impensabili, ma sempre con questa idea: c'è bisogno oggi, in questa nostra epoca, riportare l'arte più a contatto con la comunità. L'arte vera è qualcosa di molto antico, che ha a che vedere con la presenza dell'essere umano, e in special modo il teatro. Perciò abbiamo chiamato questo progetto di laboratorio In cerca dell'attore antico per un teatro moderno, quell'attore antico che è capace di comunicare dei contenuti profondi ad ogni tipo di pubblico, prescindendo dal suo livello culturale, dal ceto sociale, dalla religione, dal tipo di cultura, di nazionalità, di lingua. Siamo un gruppo di 21 artisti, ci sono artisti ovviamente dall'Italia, ma dalla Francia, dalla Bolivia, dalla Siria, dalla Polonia, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio. Quindi sono presenti praticamente i 4 continenti. Ognuno di questi artisti porta con sé un bagaglio di esperienze, un bagaglio di necessità, un bagaglio di linguaggi, la propria cultura, ma anche il proprio retroterra culturale, religioso, sociale. Quando tutti questi artisti si riuniscono in un cerchio per cominciare a creare, a ricercare, ognuno di loro come che lascia fuori del cerchio tutti i propri saperi in cui magari è identificato, e fa un movimento di spogliarsi di tutti questi saperi ed entrare in una zona sconosciuta, in uno spazio sconosciuto, e cominciare lì a ricercare, ad investigare, proprio come degli investigatori. Dimmi, madre, cosa devo fare ancora per tornare a casa, per restare in quella comunità luminosa che vive nascosta nel mio cuore? Se vuoi trovare la tua casa, lavora in ogni luogo e in ogni momento. Canta di gioia nel ritmo del tuo lavoro, qui e adesso, e vedrai che il tuo lavoro sarà preghiera compassionevole. Vedrai che nonostante l'oscurità dell'uomo mondano, la comunità della luce sarà sempre intorno a te. Accade una specie di alchimia che permette anche un tipo di creazione veloce, perché in 2 settimane
noi mettiamo su uno spettacolo, ci sono musicisti, ci sono danzatori, si usano maschere tradizionali, si parlano diverse lingue, c'è una drammaturgia, bisogna scrivere lo spettacolo, c'è una lettura di testi di autori antichi e moderni di diverse parti del mondo. Quindi è una grande concentrazione di lavoro e di discipline che vengono a confluire poi nello spettacolo. Parleremo dei problemi del nostro tempo, parleremo della guerra, delle ingiustizie, della violenza sulle donne, sul pianeta, parleremo della migrazione, dei popoli, parleremo di tutte queste cose, ma non faremo, tra virgolette, politica esplicita o teatro sociale o teatro con qualsiasi altra definizione. Cercheremo di lavorare sulla qualità della presenza degli attori. Ma in queste 2 settimane bisogna fare degli esercizi, perché non siamo venuti qui solamente per il risultato dello spettacolo, siamo venuti qui per compiere il viaggio, per fare un processo, per farci delle domande sulla nostra capacità, maggiore o minore, di poter comunicare. Sostanzialmente, in questi giorni noi stiamo creando una comunità fuori della sala di lavoro e dentro della sala di lavoro, ma soprattutto fuori della sala di lavoro. Ci sono dei turni di pulizia, dei turni di cucina, ci sono delle regole ben precise, e durante questi giorni gente che è venuta da diverse parti, che non si è mai vista prima, poco a poco comincia a creare un incontro di linguaggi, una comunità, e questo si va riflettendo nel lavoro. Allora, la qualità della comunità che noi creeremo sarà rispecchiata nello spettacolo che faremo. Per me personalmente la cosa che mi fa sentire veramente fortunato è in questa edizione 2019 veramente l'ho sentito con più forza ancora, è vedere questi artisti che ogni giorno acquisiscono una forza che va crescendo, e questa forza si trasforma in attenzione, in desiderio di miglioramento, in senso critico, e quindi io attraverso la loro energia, la loro creatività posso condensare il tutto e scrivere lo spettacolo, scegliere i materiali, perché ognuno di loro ha portato tanti materiali a livello di testi, a livello di canzoni. Io mi sento molto grato per aver trovato anche una situazione, anche degli amministratori che hanno fatto questa scelta di ospitare una residenza artistica che non è apparentemente un evento eclatante, no? Perché sì, sono 21 persone che durante 15 giorni si muovono dentro il paese, ma passano 7 ore, 7, 8, a volte 9 ore dentro la sala di lavoro, ma quando escono per il paese si incontrano con la gente, e la gente del paese vede una comunità che non si può, diciamo, catalogare, non si può definire, non si può dire questi sono di qua, questi sono di là, sono così o sono in un altro modo, perché vedono tanti colori, vedono tante lingue, vedono tanti modi di essere, e quindi è come una specie di shock addizionale, ma nel senso positivo. Ci sono stati dei momenti di incontro tra il gruppo e gli anziani
di Atena Lucana. Una sera ci siamo proprio seduti in piazza, ci siamo presentati, abbiamo scherzato, loro hanno raccontato i loro matrimoni, poi gli attori che si presentavano nelle loro rispettive lingue e le persone anziane che commentavano ogni volta, ci faceva sentire che veramente oggi è necessario portare l'arte a contatto con la comunità. Bisogna lavorare in questa direzione di una politica culturale basata sul credere nel linguaggio dell'arte a contatto con la comunità, un'arte vivente. Gli spettatori ascoltano i corpi, ascoltano la qualità della presenza che viene da uno stato interiore, ed è su questo quello su cui noi principalmente stiamo lavorando, oltre, ripeto, alla tecnica. Abbiamo attori, danzatori, musicisti, abbiamo un direttore del coro, tutta questa professionalità che è indispensabile, ma tutto questo, il fuoco, il motore che lo nutre è questa ricerca di una qualità a livello umano. Lo spettacolo si chiama Comun Canto, che è l'unione di due parole, anzi forse tre, comunità, comunicazione e canto. Quindi ho unito queste due parole in Comun Canto, e quindi racconta la storia di un viaggio, di una migrazione materiale nello spazio, ma soprattutto interiore. Racconta un viaggio interiore, no? Che noi speriamo di poter far fare anche agli spettatori. Boca